βροχερή, άδειο το χέρι. Ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει. Πού θα σε βρει? Oggi abbiamo con noi Giorgio Pochetti, autore del romanzo L'isola del sonno. Cominciamo dalla dedica, al mar Mediterraneo e all'amata Grecia. Sì, la Grecia e la Turchia sono i luoghi dei miei primi viaggi e forse i ricordi più belli. In particolare ho una predilezione per le isole. Le isole per me rappresentano un po' il luogo dell'anima. Credo che se avessi un'agenzia di viaggi la dedicherei esclusivamente ai viaggi nelle isole. Ecco, uno dei miei sogni è quello di diventare un collezionista di isole. E nel libro, ad esempio, ci parla dell'isola di Melissa. Ma lei c'è stato? Certamente, e invito tutti i miei amici lettori a passarci un'estate, almeno una volta nella vita. Si trova nell'arcipelago delle Cicladi, al di fuori delle rotte turistiche. Cercatele sulle mappe geografiche. Ma parliamo del libro, L'isola del sonno. Si potrebbe dire che esiste un legame di continuità con il libro precedente, Ho sognato Haruki? Sì, direi di sì. Alcuni temi sono comuni e riguardano la realtà in cui viviamo e la percezione che abbiamo di essa. In Ho sognato Haruki c'è un riferimento esplicito al principio di indeterminazione di Heisenberg e si parla di come la realtà sia sempre modificata dal soggetto che la sta studiando, insomma, e quindi in qualche modo risulta inafferrabile. E nell'Isola del sonno si affronta il tema del destino. È qualcosa di già scritto per ogni individuo o dipende dalle sliding doors che ognuno di noi si trova ad attraversare nella sua vita? Esiste il libero arbitrio, siamo schiavi fin dalla nascita del nostro DNA? Oppure tutto avviene per caso, come le mutazioni nelle teorie evoluzionistiche? E nel libro un particolare rilievo viene dato al tema del coma. Sembra un argomento che le interessa molto, forse è una condizione che lei ha sperimentato. Beh, non proprio, però in un'occasione credo di essere passato in uno stato differente della coscienza. Forse ho oltrepassato per pochi attimi quella linea immaginaria che separa la vita dalla morte. Non ho visto le luci in fondo al tunnel, come dicono in molti, ma ho provato un senso di estraneità nell'essere altrove, in un altro mondo possibile, e ho sentito come un gelo interiore, una sensazione di abbandono. Nel romanzo questo tema viene affrontato. E ci può parlare della storia che racconta nel suo libro? Beh, è difficile parlarne senza correre il rischio di spoilerare. Quello che posso dirvi è che sono due storie differenti che si intrecciano durante tutto lo svolgimento del romanzo. Una si svolge 30 anni fa, nel 90, nella piccola isola di Melissa, nel Mediterraneo, e un'altra ai tempi d'oggi, anzi ai tempi del lockdown, a Roma. Ci stanno diversi misteri che si intrecciano. Una epidemia letargica che avviene in una piccola isola greca e un uomo e suo figlio che scompaiono misteriosamente e dei segni premonitori nella vita di un altro uomo che è alla ricerca di se stesso. Ecco, più di questo meglio non svelare. E nei suoi libri i richiami al mondo scientifico sono sempre molto numerosi. Beh, la scienza è la cosa che conosco meglio. Non posso fare a meno di attingere da episodi, da esperienze significative della mia vita passata, la mia vita lavorativa passata. E diciamo che il metodo scientifico è uno strumento essenziale per comprendere meglio la realtà. Quindi mi sta dicendo che il suo libro parla di storie vere, autobiografiche. Potrei dirle che è basato su bugie assolutamente vere, oppure potrei rispondere con le parole di un personaggio del romanzo, il neurologo Fausto Zingone, che dice che c'è sempre da imparare da un racconto che non si basa su storie vere. Le storie vere sono spesso molto banali. E la frase sui numeri primi riportata in quarta di copertina, e quel numero 12.723, ha un significato particolare per lei?
Beh, viviamo in un mondo in cui c'è uno scontro sotterraneo tra il pensiero magico, la cabala, i segni premonitori da una parte e il mondo razionale, il pensiero scientifico dall'altra. Nel libro questi due mondi si confrontano continuamente. Quando questi due mondi riescono a comunicare tra loro può succedere qualcosa di interessante ed è quello che succede tra i due personaggi principali del libro, Laura e Simone. E i personaggi femminili nei suoi racconti sono sempre un po' al di sopra delle righe, non crede? Ad esempio Elena in quest'ultimo romanzo. Beh, Elena è una pazza, come si può però non essere attratti da una squilibrata come lei? Persino la rigida Dimitra prova un po' di tenerezza per Elena, ma a parte Elena c'è Daphne, una donna forte ed equilibrata, poi c'è Laura, una donna spirituale, e la stessa Dimitra, una scienziata super razionale, un po' opportunista. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti. E c'è un legame particolare tra tema e luoghi del suo romanzo e il periodo in cui l'ha scritto, durante il lockdown. Beh, ero recluso in casa come tutti noi, e stavo da solo con il mio cane Wendy, e sognavo un'evasione. E quale poteva essere un'evasione più piacevole che in un'isola del Mediterraneo? Gliel'ho detto, io amo le isole, mi sento a mio agio quando mi ci trovo, più a contatto con me stesso. Ci si potrebbe sentire forse reclusi, confinati, isolati in una piccola isola. In fondo, ma in fondo la solitudine o l'isolitudine, si potrebbe dire, non è forse la condizione esistenziale di ognuno di noi? Ebbene, con questa domanda vi salutiamo, ringraziamo Giorgio Pochetti e buona lettura. Grazie, arrivederci. Νύχτα βροχερή, άδειο το χέρι, ψάχνει να σε βρει, μα δεν το ξέρει, που θα σε βρει.